Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per la primavera 2024. Ok. Il bagatto, wow! Amici dell'Acquario, un numero 1. Si parla di qualche cosa che inizia. Può essere una relazione, può essere una nuova situazione o semplicemente potrebbe anche rappresentare un'azione che deciderete di fare, un movimento. Il bagatto, che sarebbe la carta dell'alchimista, del mago, è colui che trasforma le energie pesanti in opportunità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 per il primo semestre e per le tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Oh, guardate, un matto, di nuovo una carta di inizi. L'imperatrice, fante di bastoni, abbiamo la carta dell'appeso, 6 di bastoni, e cavaliere di pentacoli. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, giusto per capire, diciamo così, l'energia un po' generale. Poi andrò a vedere per i single, per chi è in una relazione, per gli occupati, i disoccupati, l'economia, insomma, andiamo a vedere un pochettino settore per settore. Allora, partiamo da questo matto. Io ho come l'idea, ragazzi, che ci sarà come una sorta di evoluzione inerente o, diciamo, il vostro modo di vedere la vita, il vostro modo di puntare la vita, perché il mago è anche la carta che ci parla di legge di attrazione o legge di manifestazione, quindi puntare il dito su un obiettivo. Questo è quello che voglio io, questo è quello che voglio diventare. Andiamo a vedere, carta per carta, partiamo dal matto. 10 di coppe e la torre. Allora, devo dire che per qualcuno con questa torre potrebbe effettivamente rompersi qualche equilibrio. Per molti potrebbe essere familiare, considerato questo 10 di coppe, o se non è una rottura di un equilibrio, può essere che qualche tipo di certezza inerente l'ambiente familiare, piuttosto che potrebbe anche essere un gruppo lavorativo, per qualcuno, però è come se ci fossero delle sicurezze, delle certezze che durante il periodo della primavera crolleranno. Vi dico, per qualcuno è anche proprio una situazione, quando c'è la torre, non vi nego che per qualcuno potrebbe essere una situazione, un imprevisto, diciamo così. Però avendo anche il matto, ho come l'idea che vi invitino ad avere fiducia nella vita e ad avere fiducia nell'universo. Tenete presente che molte volte quando arriva la torre si è nella fase del risveglio spirituale e siccome passiamo da un matto a un'imperatrice, quindi da un bambino a una madre, letteralmente diciamo come archetipo delle carte, è un po' come se ci fosse un salto evolutivo. È come se si lasciasse indietro una certa fanciullezza, una certa ingenuità, mi viene anche da dire. Andiamo a vedere l'imperatrice, magari è riguardante un tema familiare, se vogliamo, piuttosto che un gruppo di lavoro, come vi dicevo. Ok, allora, l'imperatrice è spiegata dal mondo, da un 3
di spade e dalla luna. Guardate, se per caso, perché l'imperatrice fa riferimento alla madre, alla maternità, ehm, allora qualcuno potrebbe essere un inizio di, ok, la coppia, ipotesi, poi andrò a vedere nello specifico, però se foste in coppia, per esempio, potrebbe essere la coppia ha bisogno di crescere, ha bisogno di un bambino, voglio diventare madre, o se non fosse quello il vostro caso, potrebbe essere come divento una miglior madre per me stesso o per me stessa. Questo ve lo dico perché c'è la luna e la luna è come se riportasse a galla certe sofferenze, certi vuoti, certe cose che non sono complete. È come se le riportasse un pochettino alla luce. Qui si tratta di prendere consapevolezza, soprattutto mi viene da dire dei vostri lati d'ombra. Andiamo a vedere il fante di bastoni, perché come vi dicevo è come se prendendo una maggiore consapevolezza di certi aspetti o della vostra famiglia o della vostra vita o del modo in cui voi siete madri di voi stessi, vi ritornasse un certo tipo di entusiasmo. Vi dico, il fante di bastoni può anche far riferimento a una persona vicino a voi, perché c'è un 6 di coppe e c'è anche la luna, quindi c'è un forte richiamo al passato. O è una persona, potrebbe essere un parente, potrebbe essere un cugino o anche un amico. Ehm, allora, potrebbe esserci una sorta di delusione, potrebbe esserci una sorta di perdita con questo 5 di solito i 5 di denaro è una perdita di tipo economico, quindi se fosse un progetto, se fosse un sogno che avete da tanto tempo, attenzione a come investite perché sì, va bene avere entusiasmo, ma il 6 di coppe qui e il bagatto qui mi dà un po' a intendere che ci sia una sorta di ingenuità probabilmente inerente a una questione economica. Andiamo a vedere l'appeso, ragazzi. Abbiamo un cavaliere di bastoni. Imperatrice nuovamente. E ruota della fortuna. Mm. Allora, qui si tratta, ragazzi, di sanare questo cuore. A parte che ho la sensazione che potrebbe arrivarvi una notizia o appunto potrebbe essere per qualcuno reincontrare una persona del passato, come vi dicevo, che in qualche modo attiva questo appeso, cioè vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, può essere inerente la maternità, inerente la madre o inerente il vostro modo di essere madri di voi stessi. Ok? Perché qui avete anche la ruota della fortuna, è come se ci fosse un cambio di 360 gradi del modo di vedere le cose. E da lì il salto evolutivo che vediamo, la decisione di agire. E guardate, poi avete anche un 6 di bastoni, che è una carta comunque che parla di riconoscimenti. Andiamo a vederlo. 4 di coppe e forza. Mm. Allora, devo dire che ho come la sensazione, con questo 4 di coppe, che ci sia un certo tipo di forza interna che voi effettivamente avete e che non vedete. Io credo che sia un po' quello il salto evolutivo di questo periodo, tipo trovare la forza dentro di voi, trovare il coraggio di effettuare delle scelte in modo autonomo, trovare anche quella capacità di dire no, mi fido, dov'è il matto qua?
mi fido di quello che mi sta portando davanti l'universo e diciamo avere una sorta di amor proprio nel poter dire: ok, sono in grado di gestire questa situazione, sono in grado di portare avanti questa relazione, sono in grado di, insomma, di guidare qualcuno, di guidare me stesso, di trovare la forza, anche di sostenere in un certo senso, perché qui abbiamo la carta della forza che è una carta di forte generosità, di forte apertura del cuore, è una carta di qualcuno anche che fa volontariato. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Re di spade e la stella. Sì, qui ragazzi di nuovo vi dico un po' come puntare il dito. Con calma, perché questo questo cavaliere di pentacoli vi dice di fare un passo alla volta. Comunque il periodo tra l'appeso e il cavaliere di pentacoli è piuttosto lento. Diciamo che il cambio potrebbe essere repentino, però ripartire lo vedo un pochettino lento. E il cambio qui c'è, ragazzi, o sì, avete anche il mondo. Quindi qualche cosa cambierà fortemente, mi viene quasi da dire. Diciamo che su 3 carte di cambio 2 sono positive, ok? L'unica scusate, l'unica un pochettino così è la torre, però le altre 2 bene o male sono, piuttosto positive. Poi c'è anche la stella qui, quindi si tratta con la ruota della fortuna anche di qualche cosa che potrebbe, riguardare il vostro destino, quindi un certo tipo di passaggio che siete predestinati a vivere. Vi dico, c'è anche questo re di spade. Ho come la sensazione che ci sia la necessità di fare dei programmi, una sorta di lista delle cose da fare per puntare l'obiettivo, insomma, per raggiungere quello che voi volete raggiungere o per concretizzare anche. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Se siete single, ragazzi, devo dire che potrebbe esserci una persona così però, interessante, ma non so, niente di stratosferico sul mondo del lavoro. Se siete single, ehm, diciamo, se avete meno di 25-30 anni, così, potrebbe arrivare una persona, diciamo che potreste rivedere una persona che non vedete da tempo, che non avete mai pensato potesse essere una persona, diciamo, con la quale creare una certa intimità e invece dopo tanto tempo vi rendete conto che la persona, beh, non è poi così male. Non dico che sbocceranno le rose, però diciamo che ci potrebbe essere un'apertura del cuore. Quello lo sento. È come un rivangare i vecchi tempi, andare a prendersi una birra per ridere del passato, cose di questo genere. Se ragazzi siete in una relazione, devo dire, qui ci potrebbe essere come un desiderio, scelta o semplicemente una domanda che vi farete in questo prossimo periodo sul è il caso di fare il passo successivo, è il caso magari di trasferirsi, è il caso di appunto diventare genitori, è il caso di iniziare questo nuovo progetto insieme. Vedo comunque che ci sono delle cose che sono ancora da risolvere per chi è in coppia. È come se ci fosse ancora un qualche questione in sospeso che non vi lascia del tutto tranquilli. E vi dico che questo potrebbe anche portarvi a guardare all'esterno della coppia in questa primavera. Mm, per quello che riguarda il lavoro, allora, se ragazzi siete senza lavoro, devo dire che ci sono novità. Ci sono dei progetti nuovi, c'è un cambio, direi importante. Per molte persone vi dirò che soprattutto se deciderete di mettervi in proprio perché non riuscite a trovare lavoro come dipendente, a un certo punto decidete di aprire la partita IVA, lì vi dico che è, delle opzioni possibili la migliore che vedo come sviluppi, perché vedo crescita, vedo prosperità, vedo un grande coraggio, vedo la forza di mettersi in gioco,
la capacità che avete di focalizzare, di fare mente locale, può darvi grossi risultati. Potrebbero esserci degli aiuti da parte di persone importanti, potrebbe essere un'imperatrice effettivamente, potrebbe essere questo re di spade. Sta di fatto che una persona sopra di voi, una madre, un tutor, piuttosto che, non lo so, un professore, un insegnante, piuttosto che un capo, potrebbero appunto darvi una mano per quello che riguarda il trovare il lavoro. Devo dire, a voi sembrerà un po' lento, perché comunque c'è la carta dell'appeso, perché comunque il mondo è girato al contrario, perché finiamo con un cavaliere di pentacoli, quindi soprattutto se appartenete all'ultima decade di nascita, diciamo che la primavera potrebbe passare un po' così, ma state tranquilli perché avete la ruota della fortuna che secondo me smuove ad un certo punto le cose, anche in modo un po' veloce, vi dico, eh. Se siete dipendenti, potrebbe arrivare, ragazzi, o un aumento di stipendio, o un premio, un cambio di ruolo inaspettato, un aumento di livello. Mm, Anche qui è come se si sbloccasse tutto dopo un periodo di stagnazione. Voi è come se non lo vedeste arrivare, ad un certo punto arriva qualche cosa all'improvviso che cambia appunto le regole del gioco. Potrebbe essere verso la fine della primavera, vi dico. Ehm, Però, tenete presente che poi a aprile c'è anche Mercurio retrogrado che rallenta sempre un po' tutte le cose, ma la cosa positiva è che si può appunto rivedere il proprio focus, dove puntare il dito, come riorganizzare gli obiettivi e le priorità della propria vita. Per quello che riguarda gli autonomi, non so se l'ho già detto, non mi pare. Per quello che riguarda gli autonomi, ragazzi, devo dire che allora, fate attenzione alle novità, perché potrebbero essere un po' fuorvianti, potrebbero essere, se ci sono per esempio progetti nuovi da parte di collaboratori o da parte di conoscenti o idee nuove, diciamo che il gioco potrebbe non valere la candela a livello poi di risultati. Però io credo che sarete perfettamente in grado di gestire questo gruppo, questa situazione o questo nuovo progetto, nuovo inizio che si potrebbe presentare. L'unica cosa, fate solo attenzione con i soldi, perché è come se ci dovesse essere poi una scelta che adesso non vedete arrivare. Non dico che vi mancheranno, anzi, vedo che comunque ci saranno riconoscimenti, ci saranno probabilmente anche dei premi, dei soldi inaspettati che arrivano, magari qualche regalo, qualche vincita al gioco, però è molto importante fare un passo alla volta, essere oculati in questo senso, ok? Bene ragazzi, andiamo a vedere un olio essenziale che vi consigliano in questo periodo. Due, ok. Mirra, commifora mirra si chiama. Porta trascendenza, comfort e Sutis non so che cosa voglia dire, ve lo cerco un secondo. Ok, vuol dire che lenisce e si può, diciamo, mettere nel diffusore, nel bruciessenze, si può applicare a livello cutaneo e si può ingerire attraverso le capsule che trovate in erboristeria, ragazzi. E la mirra ha un profumo buonissimo quando lo bruciate, la bruciate. E poi abbiamo lemongrass, cimbo pogon flexuosus, vabbè, nome in latino. Allevia e rigenera e questa si può anche assumere, diciamo, è commestibile, si può mangiare. Bene, amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti interessanti, degli avvisi, insomma, per farvi alzare le antenne. Se avete piacere potete mettere like, potete scrivermi un commento, condividere il video o abbonarvi al canale
nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!